Diciamo che una villa palladiana, di ispirazione palladiana del Settecento, con più di 2000 metri quadri coperti, con un parco di 12 ettari, siamo sinceri, forse è un po' dispendiosa da mantenere, se poi non è neanche funzionale perché è troppo distante dal centro. Faccio un esempio: non può essere usata per delle riunioni durante il giorno. Se abbiamo una presidenza di turno dell'Unione Europea, quindi dobbiamo sedere 27 persone, non vengono perché è troppo lontana, quindi bisogna andare in posti alternativi. Tutto questo l'ha resa, aggiungo un elemento anche di onestà, insomma, è tra le più belle residenze che abbiamo al mondo, ma forse proprio per le dimensioni non è completamente proporzionata a livello di relazioni bilaterali, senza nulla togliere alle relazioni bilaterali tra Italia e Irlanda. Magari è più giustificabile in un paese come Washington, no? Piuttosto come gli Stati Uniti. Io dico sempre scherzando, immaginate un giornalista di Striscia la Notizia che si infila a Lucan House e poi fa il servizio dicendo: guardate come vive l'ambasciatore italiano in Irlanda con una villa palladiana 700, 12 ettari di parco sul fiume Liffey. Bisognerebbe trovare anche il modo di giustificarlo e di spiegarlo. Bentornati, nuova puntata di Dublino, nuova versione della stagione con nuovo formato, quindi anche video, non solo audio, su On Air FM, WSOF FM che ci ospita questa serata, anche oggi, Studio 2, andiamo in onda anche in Spotify, Deezer, Apple, sul canale YouTube del Dublino, perché io voglio vedere le facce mie e dei nostri ospiti, mi raccomando, sottoscrivete, campanellina, queste cose qua. Io non sono youtuber quindi non le so, però fatele. Oggi vi parleremo un po' di Dublino, diplomazia. Abbiamo un ospite che è tornato a trovarci dopo qualche anno che si è insediato qua a Dublino, quindi magari conosce un po' meglio la realtà. Era venuto a trovarci pochi mesi dopo essere arrivato qua a Dublino. Diamo il benvenuto all'ambasciatore italiano a Dublino, Ruggero Corrias. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie di essere venuto qua Dum Drum, che è un labirinto, insomma, arrivarci. Un po', infatti. Sì, gli anni passati era uno studio un po' Northside, era più facile raggiungerlo, qua siamo tra negozi, Tesco, compagnie varie. Come va? Ma molto bene, devo dire, molto bene. Tu mi fai tanti anni qua, ma in realtà io sono qui da 1 anno e 10 mesi o 9 mesi, insomma. Sì, sono arrivato a 2 anni. Non è mezzo 2, fate. Compio i 2 anni a giugno, l'8 di giugno. Però ci eravamo visti proprio un mese dopo l'insediamento. Io ho detto, come Dublino, insomma, uno diceva cioè, è bello, c'è l'umido. Magari adesso dopo qualche mese ci vede un po' più chiara di italiani di Dublino, di come sia l'Irlanda, di quali sono le necessità, eccetera. Innanzitutto, appunto, dopo questo tempo c'è una maggiore conoscenza di Dublino, c'è qualcosa che è scoperto in questo periodo dopo l'insediamento, che magari sorpreso rispetto all'idea che si aveva iniziale, insomma, dell'Irlanda e di Dublino? Ma la sorpresa forse è il costo della vita. Nelle case particolari. Nell'immaginario collettivo sbagliato esistente in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, c'è ancora un po' uno stereotipo, no? Dell'isola felice, verde, con paesaggi stupendi, una città piccola, accogliente, a dimensione d'uomo. Tutto questo diciamo che rimane vero. Sì. Quello che rimane meno vero è che molti non sanno è che il costo della vita a Dublino ha raggiunto, secondo l'Economist, non secondo me o secondo altri, il costo della vita che c'è a Londra. Sono 28ª posizione al mondo come capitali tra le più care del mondo. Ma non solo, anche Eurostat, cioè l'ufficio statistico dell'Unione Europea, nel giugno dell'anno scorso ha stimato che l'Irlanda è il paese con maggiore costo della vita dei 27. Questa diciamo è la sorpresa. Tolta questa sorpresa, che riduce sicuramente il potere d'acquisto di tutti, compreso quello del sottoscritto. Vabbè, l'ambasciatore non c'è bisogno di comprarsi casa in realtà. Non c'ha bisogno di comprarsi case e da questo punto di vista mi reputo fortunato. Un piccolo vantaggio. Sebbene abbia fatto un po' di operazioni immobiliari di cui parleremo probabilmente, sì. Perché sono collegate allo Stato e agli italiani. Però sicuramente questa è la sorpresa. Per il resto, tutto il resto è sicuramente molto positivo. Cioè, l'approccio è... Anzi, più conosco l'isola, più conosco la città, più conosco gli irlandesi in particolare e sicuramente più conosco gli italiani presenti in Irlanda, che non sono pochi, perché sono veramente tanti. E crescono ancora. E crescono in maniera esponenziale e devo dire che il risultato è molto positivo. Questa è un'isola che guarda al futuro, che mantiene forti le tradizioni, è, come dire, un'isola autentica. È un'isola in cui non si vede ancora, e speriamo che non si veda neanche in futuro,
quella pervasività delle catene di consumo che sono invece entrate in qualunque tipo di società occidentale europea, e quindi da questo punto di vista è molto piacevole fare il mio mestiere qua. Sì, poi un ambasciatore comunque gira il mondo, uno che viene dall'Italia vede un po' di differenze, soprattutto l'Italia è un po' più anziana dal punto di vista demografico, ma anche dell'energia, dell'approccio alla vita. Qua uno trova un po' più di vitalità, insomma, di dinamismo in vari settori. Ma io vorrei parlare un po', oggi parleremo un po' della Lucan House, parleremo del consolato, delle varie problematiche, le attività fatte adesso, che farete in futuro come ambasciata, eccetera. Però vorrei partire un po' dall'ospite, per capire un po' il suo percorso fino ad arrivare qua a Dublino, per poi parlare un po' delle problematiche di Dublino, del tenere Dublino, dell'ambasciata, eccetera. Come nasce Ruggero Corrias come diplomatico? Qual è il percorso? Corrias per un nome sardo, perché l'idea dell'ambasciatore, appunto, dicevo anche l'altra volta, è che sia un nobile toscano, romano, come c'è stato qua in realtà nei precedenti ambasciatori, che un percorso, viene qua a Dublino, un'ambasciata carina, media, come ambasciatore un po' atipico, molto giovane, molto dinamico. Come sei arrivati a fare l'ambasciatore? Era un sogno da piccoli, o una cosa che è cresciuta con gli studi? È una cosa pianificata o è accaduto? No, direi pianificata, prima di tutto grazie per il giovane, perché comunque l'età avanza nonostante... Rispetto agli altri, non dico gli altri, non dico gli ambasciatori precedenti, l'età degli altri. È tutto relativo, infatti. Nasce sì in maniera molto determinata. Io ricordo che la prima volta che ci siamo visti, poche settimane dopo il mio arrivo, parlando proprio di questo e della sardità che ci accomuna. Sì. Sponde opposte, est e ovest? Sponde opposte, ma tanto l'isola è una, sì. È una alla fine. Infatti quando mi chiedono di che parte della Sardegna, io rispondo sempre di tutta la Sardegna, perché poi alla fine ce l'abbiamo nel cuore e lo sappiamo. Io avevo risposto a questa tua, diciamo, sollecitazione dicendo che chi nasce in un'isola, quindi sia in Irlanda che in Sardegna, come nel nostro caso, può vedere il mare in due modi diversi, o come una barriera, un ostacolo, oppure come un ponte, una cosa che si può navigare per aprirti verso il mondo. E direi che io dall'inizio l'ho visto in quel modo, grazie anche alla lungimiranza dei miei genitori, che con degli sforzi, perché poi non sono figlio di un nobile toscano, con tutto il rispetto per i nobili toscani, ma sono figlio di un avvocato di provincia e di un insegnante di educazione fisica, che con alcuni sforzi mi hanno portato a conoscere le lingue, investendo nelle nostre vacanze estive. E a quel punto ci hanno aperto un pochino, dico perché l'hanno fatto anche con le mie sorelle, mi hanno aperto gli occhi sul mondo. Da qui il desiderio di vivere il mondo senza perdere il contatto con l'Italia. 2 più 2 fa 4. La carriera diplomatica mi sembrava un modo per rimanere agganciati, addirittura rappresentare proprio in maniera istituzionale il proprio paese, però vivendo il mondo e comunque con dei momenti di ritorno regolari, diciamo, nella capitale piuttosto che appunto nell'isola di appartenenza. Questa è stata un po' la motivazione, e da lì è partito tutta la scelta degli studi, il cursus accademico per cercare di vincere il concorso diplomatico bandito dalla Farnesina. Che è un concorso fattibile, impossibile, complicato? Allora, c'è uno stereotipo su questo, nel senso che è vero che nel Novecento, in una diplomazia diversa, in un mondo diverso, un mondo senza internet, in cui gli ambasciatori erano i dominus, l'informazione era in mano all'ambasciatore che viveva nel paese dove era accreditato. Adesso l'informazione è in mano ai nostri telefonini, chiunque di noi ha l'informazione. All'epoca si diceva che entrare in diplomazia era complicato, era un po' una casta, no? Che si autoalimentava e così via. In realtà complice sia il cambio della dinamica appunto internazionale e tecnologica. Aggiungo anche il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, la famosa crisi di Mani Pulite. Io ho avuto la fortuna di lavorare per dei concorsi che sono i concorsi dei primi anni 90, in cui c'era un po' un rinascimento, no? Sia della carriera che anche della correttezza, insomma, delle procedure, e quindi è difficile. La prima volta non l'ho passato, l'ho studiato, ma non l'ho passato. La seconda volta l'ho passato. Richiede uno sforzo, come tutti i risultati nella vita, lo dico in particolare ai giovani ai giovanissimi che ascoltano. Le cose non cadono dall'alto e soprattutto non si ottengono con un click sul telefonino. Cioè, questa purtroppo è il messaggio che riceviamo ormai sbagliato dai social, no? Vediamo tutto bello e con un click ci compriamo la maglietta, questo, ma dietro quel click c'è il telefonino da 1.000 euro, la carta di credito dei genitori, insomma tutte queste cose non arrivano con un click, quindi ci vuole sforzo, sacrificio. Detto questo, è un concorso fattibile, è un concorso che si può superare. Quindi, chi vuole, insomma, chi è interessato.
Quali sono state le prime sedi una volta entrato in diplomazia? Prima suppongo è stata Roma Sì, si e entra. poi c'è un percorso insomma Sì. prima di italiano e poi si viene inviati in vari paesi. Assolutamente, il percorso classico è l'ingresso alla Farnesina, dove si fa un periodo di almeno 2 anni, no, di formazione. Nel mio caso sono stati 4. Ho avuto la fortuna di lavorare direttamente con l'allora Presidente della Repubblica nell'organizzazione delle sue visite all'estero, e questo mi ha consentito di maturare maggiore anzianità, quindi sono rimasto il doppio degli anni che rimanevano normalmente i giovani colleghi, e quindi di scegliere sostanzialmente. Ho scelto come prima sede una sede importante, Washington, che era un po' anomala anche come scelta. Dopo Washington mi sono trasferito a Santiago del Cile, dove ho fatto il vice ambasciatore, mentre a Washington mi definivo come last secretary, perché ero l'ultimo dei diplomatici. Sì, okay. Però ovviamente esperienza molto formativa. E Washington è importante, ovviamente. È il centro del mondo, e anche dal Sì. punto di vista professionale per la nostra carriera è sicuramente una cosa che poi marca moltissimo. E da lì è proseguito, nel senso poi c'è stato un passaggio romano con 2 diversi primi ministri a Palazzo Chigi, come consigliere diplomatico aggiunto, 2 anni con Romano Prodi e 1 anno consigliere Berlusconi. Poi New York, esperienza alle Nazioni Unite, poi prima ambasciata come capo missione a Sarajevo, nominato dal governo Monti all'epoca, poi richiamato dopo 3 anni dall'allora ministro degli esteri Gentiloni per fargli la portavoce, esperienza durata poco perché poi lui si trasferisce a Palazzo Chigi. E poi mi fermo perché c'è un'altra parentesi della mia vita, che è il privato, di cui non so se vogliamo parlare o meno. Ma siamo qua per questo. E allora parliamo anche di questo, diciamo, per tutto. Dopo il passaggio a Roma con il ministro degli esteri come portavoce, avendo raggiunto una posizione che era abbastanza elevata all'interno della Farnesina, e comunque essendo legata ai cambi di governo. Comunque lei era considerato un fan prodige. Ma ero considerato per quell'età, per quel periodo, insomma, quel ruolo, l'età che comunque mediamente era alta, è alta nella diplomazia italiana. Era soprattutto una carriera molto ingessata, e quindi bisognava comunque attendere dei certi passaggi. Sì. Devo dire che la nomina d'ambasciatore a Sarajevo in quel caso fu, sì, sicuramente ero uno tra i più giovani ambasciatori. Sì. Diciamo è tutto relativo, nel senso che poi sto dando delle cariate di vecchi ambasciatori che sono qua a Dublino, non è bello rispetto agli altri, che non è vero peraltro. Sei tu che gli stai infatti ma non è vero peraltro, insomma. Ottimi rapporti con i precedenti ambasciatori. No, io dico è tutto relativo, bisogna essere anche molto onesti, perché è vero che ho fatto l'ambasciatore a 42 anni, ma a 42 anni c'era chi faceva il primo ministro in Italia, quindi come dire, tutto relativo. Che è una novità comunque grossa anche in Italia. Era una novità grossa, però quindi fa parte di uno svecchiamento generale. E dopo che appunto il ministro Gentiloni passò a Palazzo Chigi, io a un certo punto, visto che comunque mi ero trovato in una posizione particolarmente elevata alla Farnesina e non c'erano le condizioni, tutto molto legittimo, per mantenerla quella posizione, essendo cambiato il ministro, ho deciso di fare un passo di lato invece che fare un passo indietro. Quindi grazie a una legge che si chiama legge Frattini, che consente il distacco di funzionari in aziende strategiche per il paese, ho fatto 5 anni nell'Oil and Gas in Snam, che è una grande azienda italiana che vale 30 miliardi, con 15 miliardi di market, di capitalizzazione di mercato, dove ho diretto le relazioni internazionali, ho portato l'azienda a diventare più verde, cercare di portare l'idrogeno dentro i tubi e a internazionalizzarsi. Abbiamo aperto in India, in Cina, negli Stati Uniti. C'è stata questa parentesi di 5 anni, alla fine dei quali poi sono tornato a Dublino. Ok. E Dublino come sede, com'è nel contesto internazionale? È una città di mezzo, insomma, non è Washington chiaramente, ma neanche una ridotta. Come è vista Dublino? Dublino è la capitale di un paese dell'Unione Europea, di un paese dell'Unione Europea che è dentro l'Unione Europea da 50 anni, quindi non è una capitale fresca appena entrata, diciamo, di Europa centro-orientale a seguito di rivolgimenti geopolitici. È una scelta che questo paese ha fatto, come tutti sappiamo, nel 1973, e quindi è una capitale mediamente importante. Ovviamente dico mediamente perché diciamo, l'importanza dei paesi, degli stati anche all'interno dell'Unione Europea spesso è dettata da che cosa? Dalla dimensione, dalla popolazione, dal PIL, no? E da questo punto di vista rimane un paese moderatamente di dimensioni moderate, 5 milioni di abitanti e così via. Detto questo, è quello che io dico che scazzotta a un livello più alto di quello che apparentemente è quello che le spetta, ma questo lo ha fatto sempre. L'ho fatto con gli inglesi durante 7 secoli, l'ho fatto negli ultimi 100 anni, l'ho fatto con tutti i premi Nobel che hanno vinto in letteratura piuttosto che in poesia e così via. Tantissimi, peraltro. E questa volta lo ha fatto e lo sta facendo con una grande credibilità. Ha avuto 2
tutti sappiamo, ha avuto delle crisi molto importanti, ha avuto un modello di sviluppo molto rapido e veloce, agevolato da una tassazione particolare, ma non solo, perché si è ritagliato questo ruolo di stabilità, di mercato, di lingua inglese, dopo la Brexit, di piede dentro l'Unione Europea, ma con un occhio ancora alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti, una manodopera qualificatissima, una classe dirigente qualificata, buona università, e si è costruito questo modello di sviluppo che l'ha portata a essere il secondo paese al mondo per investimenti pro capite dopo Singapore, che è un successo di per sé. E da qui il dinamismo che citavi tu all'inizio della conversazione. Insomma, un po' interessante comunque, e poi insomma è bello vedere vivendolo qua come si è ripresa dalle crisi. Insomma, le crisi c'è stata in Italia, la ripresa è stata molto più lenta, qua c'è stata molta resilienza, molta positività, e quello mi è piaciuto. Insomma, io ho visto nella mia azienda molti tagliati andare perdere il lavoro, però per recuperarlo, avere positività, mentre in Italia insomma, il clima era un po' più diverso, e non è solo il 12,5% di tasse, è un ecosistema che favorisce, secondo l'inglese aiuta l'educazione, anche il contesto, i rapporti con l'America, però insomma non è solo le tasse, se no sarebbe in Sardegna, diciamo, c'è zona franca, tipo le tasse, forse non basterebbe quello per rendere la Sardegna l'Irlanda, cioè, con cause. La vivere a Dublino com'è per un italiano, per un ambasciatore? Ora, parliamone subito. Lucan House in vendita, scoperto quest'estate. Lucan House è una delle più belle residenze per gli ambasciatori al mondo, credo, no? La Palladiana, Lucan, magari è un po' scomodo arrivare in centro, che è una delle più trafficate d'Irlanda, Lucan, Dublino, però un bel parco sull'Iffey, un vanto dell'ambasciata storicamente italiana, in cui l'ambasciatore con la famiglia vive da quando c'è, insomma, da ormai 50 anni credo che esista. La domanda è duplice, un po' come vivere Lucan House e perché in vendita Lucan House? Allora, Lucan House è la residenza dell'ambasciata d'Italia dal 1954 come proprietà, quindi sono 70 anni. Sì. E in realtà l'ambasciatore ci ha vissuto in affitto dal 1942. È stato un ottimo investimento immobiliare perché era una Irlanda diversa. Negli anni 50 l'Irlanda, come tutti sappiamo, era un paese agricolo, un paese, come dire, ancora povero, che non era ancora entrato nell'Unione Europea, dove c'erano queste grosse proprietà, no? Che avevano origini o locali o inglesi della vecchia colonia, e quindi l'operazione immobiliare in un mondo, anche se vogliamo un po' diverso, in cui la diplomazia era veramente, come dicevamo prima, l'ambasciatore era depositario della verità delle relazioni tra i due paesi, c'era meno informazione, meno tecnologia e così via, fu un investimento molto prestigioso e molto utile. All'epoca era anche a una distanza reale da Dublino, era fuori Dublino ma non c'era traffico, sì. Quindi si riusciva a entrare in ambasciata, diciamo, e quindi anche a fare delle attività che sono consone al mestiere di ambasciatore durante la giornata, magari andando e tornando anche un paio di volte. Negli anni, soprattutto dopo l'ingresso nell'Unione Europea, come abbiamo detto, Dublino è cresciuta, l'economia è cresciuta, e quello che noi leggiamo come 500.000 di abitanti che vivono a Dublino non corrisponde più alla realtà, perché in realtà ogni giorno a Dublino entra 1,5 milioni di persone a lavorare, con lo stesso tipo di infrastrutture di 50 anni fa, lo stesso tipo di strade di accesso, diciamo le strade le consolari, fra virgolette, dublinesi, e quindi con difficoltà di traffico molto importanti. Aggiungiamo che una villa palladiana, di ispirazione palladiana del Settecento, con più di 2000 metri quadri coperti, con un parco di 12 ettari, siamo sinceri, forse è un po' dispendiosa da mantenere, se poi non è neanche funzionale perché è troppo distante dal centro. Faccio un esempio: non può essere usata per delle riunioni durante il giorno. Se abbiamo una presidenza di turno dell'Unione Europea, quindi dobbiamo sedere 27 persone, non vengono perché è troppo lontana, quindi bisogna andare in posti alternativi. Tutto questo l'ha resa, aggiungo un elemento anche di onestà, insomma, è tra le più belle residenze che abbiamo al mondo, ma forse proprio per le dimensioni non è completamente proporzionata a livello di relazioni bilaterali, senza nulla togliere alle relazioni bilaterali tra Italia e Irlanda. Magari è più giustificabile in un paese come Washington, no? Piuttosto come gli Stati Uniti. Io dico sempre scherzando, immaginate un giornalista che Striscia la Notizia che si infila a Lucan House e poi fa il servizio dicendo: guardate come vive l'ambasciatore italiano in Irlanda con una villa palladiana 700, 12 ettari di parco sul fiume Liffey. Bisognerebbe trovare anche il modo di giustificarla e di spiegarla. Detto questo, perché si arriva alla vendita? Si arriva alla vendita, in realtà era una decisione che il governo aveva preso già qualche tempo fa, senza nulla togliere ai miei predecessori. Non era un'operazione facile da mettere in campo sul mercato, perché primo bisognava trovare il giusto acquirente, secondo bisognava trovare una residenza degna comunque di un paese del G7 in centro a Dublino,
cosa non facile per via del mercato immobiliare Sì, che conosciamo, impazzito, dei prezzi e così via. In realtà la notizia che forse posso dare ufficialmente è che l'operazione siamo riusciti a compierla. Lucan House è stata venduta al comune di Sud Dublino, della contea di Sud Dublino, diventerà un centro culturale, un parco pubblico, ci sarà anche una zona ricreativa sportiva per la parte, diciamo, soprattutto di utilizzo del fiume Liffey, quindi canoe, cose di questo genere, e siamo riusciti a comprare una nuova residenza con un'operazione molto importante ma anche utile allo Stato dal punto di vista del conto economico, perché con la vendita di Lucan House siamo riusciti a comprare una residenza in pieno centro. E dove sempre Dublino 4? Temple Road, una via molto prestigiosa dove ci sono altre residenze dove hanno vissuto e vivono anche ex primi ministri Taoiseach irlandesi e così via. E la notizia positiva, se vogliamo, è che col resto di questa operazione, come dal pizzicagnolo, no? Col resto di questa operazione siamo riusciti a farci approvare dal governo un nuovo consolato che passa da 30 a 300 metri quadri. E questa è una notizia importante che molti insomma chiedono del consolato, molti si lamentano delle dimensioni piccole, il personale non forse non adeguato alle richieste, tempi lunghi, eccetera. Quindi questo potrà essere, in che tempi potremmo avere un consolato più io su questo ci tengo operativo. A dire che mi lamenterei anch'io al posto di un cittadino italiano a Dublino, perché è impensabile che la Farnesina, lo Stato, potesse immaginare di gestire un aumento della collettività che è passata da 3.000 a 30.000 connazionali iscritti in consolato, più di 30.000 in realtà, nel giro degli ultimi 10 anni, con lo stesso livello di personale, anzi con una riduzione del personale e con degli spazi totalmente inadeguati, perché tutti conosciamo quelli che sono le strutture attuali. La buona notizia è che siamo riusciti in due cose. La prima, aumentare le risorse umane, e sono fisicamente già arrivate, c'è già un rafforzamento di organico, ma direi in proporzione un rafforzamento di organico del 30-40%. Quindi passaporti 24 ore? Passaporti 24 ore. Quello è un problema di tutti, non solo di Dublino. La risposta te la do all'italiana. Sì. Il passaporto in 24 ore, in caso di emergenza, siccome siamo italiani, lo riusciamo a produrre. Sì, ho visto che molti hanno avuto emergenze. Se fossimo americani, vi converrebbe cambiare passaporto. Ci si arrangia in realtà ovviamente miglioreranno molto i tempi di consegna del passaporto, e sapete, perché leggiamo i giornali tutti anche sull'Italia, il problema è molto serio in Italia, ci sono questure che non danno neanche l'appuntamento, parliamo di questure importanti, Milano, Torino, Roma, quindi è un problema che ci chiedevamo prima all'inizio della trasmissione, è dettato da una serie di fattori. Uno, la Brexit, che costringe, diciamo... Sì, ma 2 anni che si parla di Brexit, di pandemia, ormai diventa un po' stucchevole come motivazione. Assolutamente, però c'è Brexit più post-Covid che ha innescato una marea di richieste aggiuntive di passaporto, e questo ha creato un po' un tappo. Detto questo, la nota positiva è che abbiamo già un aumento di risorse, oggi del 30%, a quest'estate sarà del 40%, tra contratti a tempo determinato, personale di ruolo del Ministero che è già arrivato, quindi sicuramente andremo verso una velocizzazione della consegna dei passaporti, ma soprattutto sta per partire la gara, che sarà poi una gara europea perché è un'operazione molto importante, per la ristrutturazione, in realtà rifacimento di un consolato degno di questo nome, 300 metri quadri, e sarà nello stesso indirizzo dove abbiamo l'ambasciata. In una Lucan, non è che torna Lucan, il consolato diventa... Lucan, diciamo... L'altro pezzetto di notizia è che noi saluteremo Lucan House con la festa nazionale quest'anno. Che sarà l'ultimo momento e poi sarà liberata. E poi sarà consegnata al comune di Dublino, di Sud Dublino, e ci sarà in quella settimana successiva il trasferimento alla residenza in centro. No, è positivo il fatto che se può essere venduta a un ente pubblico, non a un privato, quindi sarà accessibile a chi vorrà andarci, non sarà chiusa da un imprenditore che magari ci fa la piscina privata. È stata una volontà ferma, condivisa con il governo italiano. Ovviamente andare sul mercato avrebbe significato tempi un pochino più incerti, ma possibili ritorni economici. Però abbiamo ragionato, e lo Stato ha ragionato da Stato, quindi ha ragionato da Repubblica e non da privato, e quindi ha preferito il certo e il pubblico per un parco che possa diciamo continuare a vivere apertamente per tutti, piuttosto che magari cercare qualche zero in più o qualche milione di euro in più nel mercato, magari per un miliardario americano che avrebbe voluto fare. Ma l'altra cosa che credo possa far piacere, io devo dire anche rivendicare con una punta d'orgoglio questa operazione un po' tutti noi, è che, e questa è un'altra notizia probabilmente che mi piace condividere con Radio Dublino, è che non solo sarà un parco pubblico, ma sarà chiamato Parco Italia.
Ah, questo non lo sapevo. E non sarà Vabbè. chiamato Parco Italia oggi e basta, sarà chiamato Parco Italia per sempre, perché nel contratto di compravendita il Comune di Dublino si è impegnato come servitù, anche in caso di vendita fra 100 anni, Rimarrà per... di rimanere con quel nome. Quindi questa mi sembra una bella cosa, considerato che poi probabilmente alcuni italiani che ci ascoltano, sicuramente tu, sanno che in questi anni e mezzo abbiamo creato un parco di sculture dentro Sì, Lucan House, e il Comune ha comprato anche quelle sculture, quindi Parco Italia sarà un parco di arte che farà parte del circuito turistico di Dublino. No, buono saperlo, sì, perché comunque la Villa Palladiana c'è un legame con l'Italia non solo per come sede dell'ambasciatore, perché mi ricordo quando qualche anno fa l'ambasciatore Braccieri precedente aveva proposto con qualche critica anche da parte nostra della verità di trasformare Lucan House in consolato per rendere appunto fruibile e chiudere il consolato a Dublino, e c'è stata una forte contrarietà della comunità italiana, anche da parte di Dublino. Prima volta che siamo andati contro l'ambasciata in realtà di 10 anni, che però dopo una volta che abbiamo letto, vabbè, sarà chiusa, non sarà più accessibile, magari aveva un senso trasferire quello. In realtà è bene sapere che rimarrà pubblica, che rimarrà comunque accessibile, che offriranno i servizi per gli italiani, ma per ora siete ancora là. Come vivere a Lucan House per una famiglia? Come il contesto? Un po' isolato, un po'... quali sono i pro e i contro? Avere una sensazione prestigiosa, però molto, possiamo dire, non legata alla vibes di Dublino, diciamo, insomma. No, sicuramente la cosa che bisogna dire in tutta onestà è che è un privilegio, perché poter nella propria vita vivere, anche se in questo caso per 2 anni, in una residenza di quel genere, è un privilegio di cui bisogna solamente essere grati, perché svegliarsi la mattina o andare la sera a cena con dei tramonti, dei colori che tu mi insegni, l'Irlanda offre delle luci spettacolari in quel contesto, cioè una villa così bella, in un parco così bello, col fiume così bello, con una serie di anche animali, fauna particolare, è un privilegio. Detto questo, è un privilegio che non viene gratis, è un privilegio che costa tanto in termini di qualità della vita. Io qui lo posso dire con altrettanta onestà, in questi 2 anni la qualità della mia vita non è migliorata, perché ho fatto 3-4 ore di macchina al giorno, perché ho fatto l'ambasciatore. Nel senso che mi sono mosso, io mi sono mosso regolarmente la mattina. Non so fare il remoto, l'ambasciatore. Purtroppo non si può, perché il mestiere dell'ambasciatore è un mestiere per definizione di relazioni, Sì. di contatti, perché sennò vuol dire che non lo fai. E da questo punto di vista, aggiungiamo che siamo una famiglia con dei bambini, con dei figli, da questo punto di vista, per me, col traffico che tu citavi tra Lucan e Dublino, sono state 3-4 ore di macchina al giorno che... I bambini avevano a scuola a Dublino, Io Luca? ho un bambino piccolo che va a piedi a una scuola pubblica a Lucan, A Lucan, quindi non ho una figlia che fa la maturità fra 2 mesi, che ho portato per 2 anni la mattina alle 7:30 con 1 ora e mezzo di traffico. Sì, che chissà, Lucan, Dublino è veramente un inferno. 1 ora e mezzo la mattina Io per arrivare raramente alla mi scuola. capita, ogni volta che vado, sì, capisco che... Purtroppo è così, assolutamente poi non prevedibile, perché possono esserci come sempre degli incidenti, e quindi da questo punto di vista c'è stato un costo importante in termini di qualità della vita, e come giustamente sottolineavi tu, non sono certo le vibes di Dublino, nel senso che è vero che Lucan, una volta che sei lì, il villaggetto carino, però è carino, però poi alla fine il pub quello è, insomma, no? Sì. Quindi insomma anche lo sforzo di vivere Dublino, intesa come offerta culturale piuttosto che ristoranti, piuttosto che lavoro serale, ha implicato un piccolo sacrificio. Mi piace chiudere però sulla prima frase che ho detto, che comunque è un privilegio di cui bisogna essere grati. No, certo, insomma, poi capita a pochi ambasciatori, ma a poche persone, insomma, vivere in un palazzo palladiano così. Siamo stati ospiti qualche giorno fa in un programma di Rai Italia, in cui si è parlato appunto degli italiani in Irlanda e dell'attività dell'ambasciata. Il punto che è stato enfatizzato è stato quello che pochi eventi ma buoni, concreti. Che eventi sono stati organizzati? Perché uno appunto era questo delle mostre qua alla Lucan House, c'è stata poi una biciclettata sempre collegata alla Lucan House, che ha avuto moltissimi iscritti. Qual è questo il criterio dell'attività su cui focalizzarsi per l'ambasciata, su cui puntiamo su questo? Qual è la logica? Prima di tutto è vero, è stata una bellissima trasmissione, a cui ho avuto anche l'onore di essere invitato anch'io, e ho ascoltato anche la tua parte, la tua intervista, ma devo dire che è stato un servizio molto ben fatto. Sì. Hanno fatto veramente un bel servizio all'Irlanda, agli italiani in Irlanda, quindi la RAI ha fatto veramente un buon prodotto con quella trasmissione. Ma il criterio principale, se vogliamo, è un criterio importato da anche i miei 5 anni di esperienza nel privato, cioè un criterio un po' manageriale, è un criterio di concentrare gli sforzi su un minor numero di eventi ma di una qualità maggiore,
facendo leva quindi sulle risorse che a quel punto distribuite su meno eventi aumentano, e utilizzando anche il concetto dell'outsourcing, cioè essendo consapevoli del fatto che l'ambasciata comunque rimane una boutique in termini di personale, ma se si riesce a concentrare su pochi eventi con maggiori risorse il proprio impegno, a quel punto si riesce anche a produrre molto meglio. Tradotto, si può, invece di fare alla matriciana l'ufficio stampa in ambasciata, si può prendere una società di pubbliche relazioni che aiuta nella creazione, composizione e obiettivo dell'evento. E così è stato. E quali eventi e perché? Beh, gli eventi che abbiamo fatto in questo anno e pochi mesi sono stati, direi, tutti collegati in un modo o nell'altro anche alla parte economica commerciale. Il primo era la biciclettata di cui parli, no? Che in realtà ha superato ogni aspettativa, perché la partnership col Giro d'Italia ci ha aiutato a promuovere appunto una ciclopedalata da Phoenix Park a Lucan che ha visto 1200 iscritti, con tanto di villaggio Giro d'Italia brandizzato a Lucan. Se c'è un'attività, poi sì. Quindi è stata una cosa sicuramente di grande successo. Cosa c'era dietro quello? C'era il fatto che questo paese, come tutti noi vediamo quotidianamente, sta andando molto sulla bicicletta, sta facendo un piano di piste ciclabili, c'è una industria di esportazione di biciclette qua. E storicamente poi grandi ciclisti vincevano i giri di Francia, Tour de France, i giri d'Italia. Ho visto i numeri delle biciclette italiane esportate c'erano, ma erano bassi, e ho detto perché non proviamo a fare una cosa che possa promuovere anche il segmento della bicicletta. Noi abbiamo biciclette che costano poco e biciclette che costano 25.000 euro, e quindi abbiamo provato a portare un po' di tutto. Quindi questo è stato un po', se vogliamo, il razionale. Il secondo invece era più collegato all'arte e alla cultura, però di peso, questa grande anche di punto di vista peso anche una fisico, tonnellata ciascuna, esatto, che trasportarli è complicatissimo. È stata un'operazione però di successo, che ha consentito di valorizzare un grande artista italiano che espone al Quirinale, per fare un esempio, no? Quindi non è che proprio stiamo parlando del top della nostra capacità artistica. Massimo risultato a costo contenutissimo, perché alla fine è un artista che si rimbocca le maniche, e quello che è stato pagato sostanzialmente sono stati 2 tir che sono partiti dal Piemonte e che sono arrivati qua, quindi una specie di trasloco è stato pagato. C'erano costi di assicurazione più bassi, perché le sculture stavano comunque in un recinto protetto, quindi non c'era questo grande rischio, e poi non è facile entrare. E rubarle pesavano tantissimo, bufali ci sarebbe un problema probabilmente fisico per i ladri, no? Poi e quindi questa è stata un'operazione di natura culturale, però se vogliamo di soft diplomacy, perché con un evento così grosso ci ha aiutato a camparci sopra un bel po'. Primo, abbiamo aperto Lucan House ancora di più ogni sabato con delle visite guidate e così via. Secondo, chiaramente abbiamo potuto attrarre molta parte politica anche irlandese sull'evento. Il terzo invece evento, e quindi Cracco anche lì però. E qual è? C'è un aspetto economico pure là? Certo, assolutamente sì, perché l'anno scorso, il 2023, allora ci sono i dati finali, noi abbiamo aumentato l'export italiano verso l'Irlanda del 33%. E una buona parte di questo aumento è stato anche l'agroalimentare, che sta arrivando addirittura a sfiorare il $500 verso l'Irlanda. Quindi anche lì però che cosa? Abbiamo detto facciamo una cosa di livello, portiamo uno chef stellato che nella sua carriera ha vinto 5 stelle Michelin, un anchor, diciamo una persona conosciuta che ci consente di fare un B2B con gli operatori che abbiamo avuto, quindi vero e proprio con tutti i direttori degli alberghi principali, i direttori del food and beverage, gli importatori e così via, e poi una parte invece un pochino più, se vogliamo, social, di opinion makers a Lucan House. Anche lì con la logica di valorizzare, non magari nella maniera più tradizionale, se vogliamo magari un po' più vecchiotta, ma con la proposta di qualcosa di fresco, di molto competitivo su scala. Uno, lo anticipo, sarà la prossima settimana, l'Italian Design Day, che si celebra in tutto il mondo. In realtà abbiamo deciso anche lì di investire, e diventerà un Italian Design Week, cioè noi praticamente lunedì apriamo con un grosso B2B di architetti sia irlandesi che italiani. Anche lì abbiamo deciso di farlo nella Dublino moderna, abbiamo preso l'edificio di Salesforce nei docks. Esatto, quindi vogliamo far vedere a tutti che il design è anche irlandese, italiano, si mischia insieme, no? L'idea anche qui è di proporre, di promuovere non solamente i mobili e il design di arredo di un ufficio, ma anche quelli per la casa piuttosto che l'altro. E questa cosa, insieme a tutti gli importatori di mobili italiani in Irlanda, la distribuiamo sul territorio. Ci sarà tutta la settimana degli eventi, compreso Limerick, compreso altri punti di Dublino, fuori Dublino, secondo la stessa logica.
poche cose di qualità con maggiori risorse concentrate. Sì, questo lo promuoveremo sui social media. Questa puntata andrà in onda per qualche settimana, quindi sarà già passata questa settimana, quindi lo promuoveremo comunque nei digital. Mentre stavo pensando, sono attività interessanti, importanti, che non sono fatte in passato, almeno non in questo modo. E l'idea è che se un approccio appunto manageriale, imprenditoriale, gestire questi eventi, queste attività, non c'è uno scontro con un'ambasciata, un consolato, magari un settore pubblico un po' tradizionale, difficile motivare le persone, attivarle per questi eventi. Come si risolve? Facendo sourcing con agenzie esterne, motivando il personale, aggiungendo altro personale, perché a volte si ha la situazione che alcuni uffici pubblici italiani, tra cui l'ambasciata, siano poco reattivi a gestire attività, essere dinamici come può essere un'azienda, può essere la SNAMA, che per conto pubblico è comunque un'azienda molto attiva a livello internazionale. C'è qualche problematica nell'ambasciata per gestire attività così, magari diverse dal passato? Come si risolve il problema? Si risolve sicuramente cercando di coinvolgere sulla base della qualità di un progetto. Ovviamente, ma questo non accade solamente in un'ambasciata, in un ufficio pubblico, ovviamente ci sono persone più motivate, persone meno motivate, e si fa chiaramente leva sulle persone più motivate. Questo comporta lavoro aggiuntivo, che non sempre è gradito, perché uno magari è abituato al lavoro tradizionale, questo comporta lavoro aggiuntivo. Sicuramente c'è una buona dose di outsourcing, come dicevo prima, quindi si appalta esternamente la parte social piuttosto che la parte appunto di promozione mediatica generale, anche la stessa parte di individuare gli stakeholders giusti da invitare, no? Perché se vogliamo fare un evento che deve promuovere il design piuttosto che la bicicletta italiana, dobbiamo avere una società qui locale che ci aiuta anche ad individuare gli invitati. E quindi sì, sicuramente sì, l'approccio manageriale ha portato un po' più di outsourcing. Questo però ha comportato tanto lavoro in più per certi settori. Mi riferisco per esempio al settore amministrativo dell'ambasciata, che è guidato dalla dottoressa Matonte, che è sicuramente una delle persone più capaci in assoluto, che sta facendo un lavoro straordinario, che però penso che mi maledirà ogni mattina che si sveglia, perché alla fine questo per lei ha significato tanto lavoro in più, che peraltro ha eseguito in maniera egregia e straordinaria. Lo stesso vale per il mio numero 2, ovviamente il consigliere Berionni, che è arrivato a settembre dell'anno scorso e si è trovato un po' all'interno di una macchina che stava correndo abbastanza veloce, però ha dimostrato di essere non solo capace, ma molto attento. Quindi sì, c'è uno sforzo aggiuntivo che si chiede. Purtroppo i risultati si ottengono così, con un po' di sforzo in più. Cioè, quando uno fa un ruolo così temporale, per cui dura un po' di anni, il ruolo dell'ambasciatore, si costruisce una macchina, si costruisce un ecosistema, però poi si va via. Non è un po' frustrante, magari poi ricominciare da capo in un altro contesto, perché magari c'è poi il rischio, arriva un altro ambasciatore che ha un'altra idea, migliore o peggiore, che però destruttura un po' il sistema. Come si gestisce questo flusso? Perché io quando sono qua ho visto 3 ambasciatori diversi, 3 e mezzo, sono arrivato, e ognuno aveva il suo stile, il suo approccio, che poi magari può un po' spiazzare sia chi lavora all'ambasciata, magari anche gli italiani. C'è chi è più legato all'italiano, chi vive una sua Torre Dorate, eccetera. Come si può creare una continuità in un'ambasciata, in un consolato, che non sia solo legata al ruolo dell'ambasciatore, che magari un'ambasciata medio piccola può essere molto vincolante. Purtroppo per fortuna il problema esiste, nel senso che, ma questo, se mi permetti, questo esiste anche nel settore privato. Ci sono aziende che vanno bene o che non vanno bene, a un certo punto si cambia l'amministratore delegato e magari vanno di colpo molto meglio o molto peggio. Cioè, queste sono scelte che si applicano. È difficile pensare di garantire una continuità d'azione, o meglio, la continuità d'azione potrebbe essere data, e questo di solito accade, in paesi che hanno molte più risorse di noi. Per esempio gli Stati Uniti, per esempio paesi che riescono ad avere una struttura fissa sul territorio che è di per sé l'asse portante, su cui poi l'ambasciatore può o meno dare un taglio, no? Magari più economico, più politico e così via, però la struttura va avanti. Nel caso specifico noi, in tutta onestà, in questi 2 anni io ho puntato a rafforzare la parte consolare, quindi il personale che sta arrivando in più, quel 30%. Che è l'emergenza fondamentalmente, insomma. Assolutamente, quindi il personale su cui stiamo investendo strutturalmente è personale, diciamo, per servire i connazionali italiani. Il resto rimane più o meno quello che ci siamo detti. Certo, il rischio c'è, ma sicuramente chi mi succederà farà molto meglio, ovviamente ci avrà le sue idee, ma farà molto meglio. Si troverà una situazione dal punto di vista logistico più favorevole, perché se vorrà potrà
campare un po' meglio, nel senso a 10 minuti dall'ambasciata, a 10 minuti dal centro. Quindi io sono fiducioso, insomma, che... No, magari questo è più vero forse per le strutture di cultura, che sono troppo più piccole, legate all'ambasciata. Il direttore cambia tantissimo, quest'anno è molto attivo, ci sono tantissime attività, la conosce l'attuale direttore. In passato, con direttori diversi, c'erano dei cambiamenti sostanziali, perché forse là c'è un numero di persone diverse, quindi magari c'è anche un impatto da anni, da tante attività, tante opportunità a meno, quindi ci sono dei flussi che magari si bloccano qualche volta, ma questo insomma, penso sia naturale, fisiologico in qualunque organizzazione, come certo. si diceva prima. Dublino ormai sono quasi 2 anni, diciamo ormai più o meno ambientato, anche se c'è la Lucan un po' bella, ma non tanto con tante vibes di Dublino. Cos'è che di Dublino dopo un po' di tempo piace di più e piace di meno? Cioè c'è qualcosa che ci si è innamorati conoscendola, che era inaspettato, e qualcosa invece che ancora non si riesce a digerire? Ma sì, come sempre. Con diplomazia, chiaramente. No, detto. no, ma possiamo anche non usare diplomazia in questo caso, perché alla fine si dicono cose di buonsenso, spero almeno di buonsenso, e sono cose che si applicano in qualunque sede. Nel senso, io sono stato a New York, a Washington, come dire, non è che è tutto oro quello che luccica, anche lì ci sono cose che vanno molto bene e cose invece di cui uno si lamenta o che non funzionano. A Dublino sicuramente, mi ricollego all'inizio, è una città autentica, una città che ha mantenuto questa autenticità, l'ha mantenuta sia nell'aspetto fisico che nelle persone. È una città accogliente, una città che sta diventando sempre più cosmopolita, è una città a misura d'uomo per chi vive a Dublino, per chi vive nel centro di Dublino, perché si gira a piedi, è una città che inizia a offrire sempre di più, sia in termini di offerta culturale che in termini, per esempio, anche di ristorazione. Stanno iniziando ad aprire delle catene importanti, anche importate dagli Stati Uniti e da Londra. È evidente che nella misura in cui cresce questa comunità di expat collegata alle multinazionali americane, l'offerta della città non potrà che gradualmente adeguarsi. Che cosa non va bene nella città? Purtroppo è vittima del suo successo, nel senso che, e questo non è un problema solo di Dublino, credo che sia un problema dell'Irlanda in generale, le infrastrutture della città non funzionano. Mi riferisco a che cosa? Al trasporto pubblico. Più vicino al microfono. Al trasporto pubblico, mi riferisco al trasporto pubblico. Diciamo che non c'è, al di là della LUAS o di 2 linee della LUAS, che sono i tram sostanzialmente moderni, non c'è niente. Qui stiamo parlando solamente di autobus. Anche il piano attuale del governo di pedonalizzare il più possibile la città per poi alimentare il flusso di traffico solamente con gli autobus finirà per avere degli ingorghi di autobus che già ci sono, figuriamoci quando tutti dovranno poi prendere l'autobus. E qui onestamente non vedo una reazione strategica, vedo un mega progetto che ci auspichiamo tutti decolli, ma onestamente ho qualche perplessità di natura economica, e mi riferisco alla metropolitana, Metrolink. Secondo me dovremmo aspettare un bel po' ancora più. Si parla del collegamento con l'aeroporto, però insomma siamo ancora molto lontani. L'impressione è che già i prezzi di quel progetto sono schizzati alle stelle. Era un progetto da 10 miliardi che adesso ne vale già 14, perché poi c'è stata la guerra in Ucraina, c'è stato il Covid, quindi stiamo parlando di una cosa come... Quindi infrastrutture che però, allargando un po' il campo, sono infrastrutture che preoccupano anche gli investitori internazionali, perché l'infrastruttura vuol dire che manca l'energia elettrica, manca l'acqua, per esempio. Chi va a fare una terza fabbrica, Intel, no? Ne ha fatte 2, pensa alla terza fabbrica, inizia a dire: se non mi date energia o se non mi date acqua, io vado a farla in Spagna, cosa che sta succedendo, o vado a farla in Germania. Quindi le infrastrutture sono qualcosa che non stanno seguendo con la velocità con cui cresce il paese. Più aumenta la popolazione internazionale, più ci sarà bisogno di scuole internazionali, di sanità pubblica che funziona, oltre che quella privata, che peraltro non è così veloce. Quindi ci sono delle cose che vanno... Io direi è vittima del suo successo e un po' forse sta perdendo l'età dell'innocenza, perché vittima del successo economico inizia a importare anche i problemi che hanno tutte le democrazie occidentali, per esempio la percezione del fenomeno migratorio. Sì. È tutto molto veloce, insomma, se uno pensa, Sardegna in 20 anni diventa da una povera zona super digitale, quello che è successo in Irlanda senza un settore secondario, siamo stati da una società contadina, una società iperindustriale, ci credo. Comunque sull'evoluzione di Dublino, su quello del cibo, è vero, io sono stato qua nel 2007, non c'era il cappuccino, non c'era il pane, non si trovava la pizza. Ora la cultura culinaria c'è una città internazionale, multiculturale,
apertura con vari limiti chiaramente Oggi è il compleanno di mio figlio piccolo e vuole festeggiare in una pizzeria. Io posso dire senza fare il nome che festeggiamo in una pizzeria dove c'è un'ottima pizza napoletana, esattamente come quella che mangio a Napoli o a Roma o in altri posti in Italia. Sì, ho fatto la classifica, sono almeno 7-8 standard italiani che cosa ce ne fai, è impossibile. Poi me la passi, alla fine della sì. la classifica. C'ho pure un sondaggio, abbiamo fatto 8 anni fa, le migliori pizzerie. Alcune sono interessanti, alcune non ci sono più. Tra l'altro ha chiuso una che era in classifica, che è il Manifesto, Ratmais, ha chiuso Ma adesso ha chiuso poche settimane fa, sì. Dopo era una delle storiche pizzerie che aveva vinto tanti premi. Sì. Ultimi anni un po' meno di prima, però se mi dispiace sono Paduano farà un'altra impresa, altri progetti, poi il Manifesto chiude, però ci sono tante altre pizzerie, poi passo la lista all'ambasciatore, c'è da sopravvivere qualche qua a Dublino. Gli italiani a Dublino invece in Irlanda sono un po' diversi rispetto ad altri paesi, perché qua c'è, a parte la generazione dei CIPES prima ondata, certo, che è importante, che è però minoritaria dal punto di vista numerico, gli italiani che sono qua all'inizio erano molto eterogenei, cioè erano tutti camerieri o informatici. Però sono venuto qua 15 anni fa, erano questi fondamentalmente, cioè era difficile trovare un architetto, era difficile trovare un geometra, un veterinario, eccetera. Ora sono molto più vasti, si è allargata la pletora, la base di italiani. Come ambasciatore c'è un rapporto con gli italiani, esistono organizzazioni che permettano di aggregare gli italiani, perché uno dei difetti degli italiani, si sa, è quello di non fare sistema, un po' dividerci, fare gruppetti. Ci sono le possibilità per gli italiani, noi con la radio nel piccolo abbiamo una voce, però chiaramente non siamo un ente ufficiale o non rappresentiamo tutti gli italiani o vogliamo rappresentarli. C'è questa possibilità di dare una voce agli italiani come entità? Perché insomma ci sono i gruppi Facebook, c'è il Comites, ci sono la Camera di Commercio Italiana, c'è l'ambasciata, però mi sembra che non si comunichi tra vari enti, e poi le istanze degli italiani qua in Irlanda poi è difficile poi interpretarle, capirle. L'ambasciata e il consolato può fare qualcosa per entrare in contatto, capire, analizzare chi sono, quali sono le problematiche, eccetera. Sì, hai ragione. Prima di tutto è vero quello che dici, che è sicuramente molto vario il panorama d'origine degli italiani presenti qui dal punto di vista professionale, geografico e così via, è molto più vario rispetto a quello che poteva essere 15-20 anni fa. Ai settori che hai citato io posso aggiungere appunto i settori delle multinazionali, non necessariamente del tech, ma per esempio del pharma, ci sono un sacco di italiani che in posizioni apicali, e quindi da questo punto di vista è molto bello. Quello che nel mio piccolo ho fatto, in particolare il primo anno, ho provato un po' a entrare in qualunque, tramite italiani, entrare in ognuna di queste grandi società internazionali che hanno fatto la loro piattaforma qui in Irlanda, e tramite questa porta d'ingresso conoscere gli italiani che erano presenti lì dentro. Abbiamo cercato anche di, una cosa che dovremo lanciare a breve, di trovare un modo su base volontaria, perché ricordiamoci che è una collettività anche molto mobile, molto volatile. Ci sono anche dei giovani che stanno qua 2 anni, 3 anni, fanno un'esperienza o vengono rubati da un'altra società, oppure dopo fatta l'esperienza qui vanno da un'altra parte. Però stiamo cercando adesso su base volontaria, perché poi alla fine bisogna avere molto rispetto anche dell'autonomia, della libertà di ciascuno, di creare una sorta di pagina istituzionale, ovviamente social, all'interno della quale ci si possa iscrivere e che diventa per noi uno strumento di comunicazione, ovvero ogni qualvolta facciamo degli eventi o ci sono delle ricorrenze o delle cose, entriamo in questa pagina, una pagina in cui peraltro si possono anche ricevere dei suggerimenti, lamentele, critiche, per vedere un po' di feedback più diretto. Ne ho parlato in particolare con chi è del mestiere, quindi quegli italiani che lavorano in quelle società di cui non voglio fare il nome, che chiaramente sanno come si fanno queste cose, qual è lo strumento migliore, se Facebook piuttosto che LinkedIn. Sono sempre quelle, alla fine sono sempre quelle. E quindi questa è una cosa che vorremmo far partire. Sarà molto semplice, molto soft, però potrebbe diventare, poi sappiamo come funzionano i social, se una cosa inizia a avere un po' di traino, poi i numeri aumentano, stiamo parlando di 30.000 persone, no? Registrate. Appunto registrate, poi in effetti effettive sono il triplo anche. Sono il triplo, il doppio, il triplo, assolutamente. Però diciamo, per un social non è così impensabile arrivare a qualche migliaia di iscritti, no? Che quindi possono fare un pochino di... Quindi questa è un po' l'idea. E
vediamo, non è facilissimo perché, ripeto, è una collettività, a differenza di quella originale che hai citato, molto volatile, molto indipendente, molto viaggiatrice, si muovono regolarmente, quindi non necessariamente hanno bisogno dell'ambasciata al di là del passaporto, della carta d'identità. Sì, forse non c'è neanche la richiesta, non c'è neanche il bisogno. Esatto. Non vogliono, per molti della mia generazione, quelli più giovani di me anche, non vogliono un club italiano della next gen, se non ci andrebbero alla festa di Capodanno col frac. Esattamente. Però magari comunicare, capire esigenze. È sacrosanto. Dalla pandemia si è scoperti un po' spogli, insomma, nel senso che Certo. come Radio Dublino avevamo attivato delle dirette, delle attività per capire le problematiche della pandemia, l'impatto con gli italiani, perché mancavano un po' di riferimenti, quindi Certo. abbiamo avuto un flusso di persone che hanno richiesto supporto, aiuto o dato informazioni, perché mancava magari un hub su di questo riferimento. Però credo che sia molto legato agli italiani, non solo all'Irlanda, che il fatto sia un po' individualisti, vogliamo fare meno comunità di altre nazioni. Non lo so, io ho questa impressione che sia appunto la generazione, appunto quella Erasmus o quella venuta qua dalla Tigre Celtica, sia più individualista, quindi insomma Sì, l'ambasciata chiede il passaporto, non meno altre attività forse. Questo non vuol dire che l'ambasciata non deve porsi l'interrogativo e magari rispondere a questo quesito legittimo che tu poni, e quindi cercare di trovare comunque di dare uno strumento. Io insisto sul concetto volontario, perché tu dai lo strumento, chi vuole avvicinarsi allo strumento si avvicina, chi non vuole non si avvicina, però è corretto che l'ambasciata si ponga questo obiettivo. Pensate di fare qualche campagna per iscrivere all'AIRE le persone? Cioè, nel senso che ci sono più persone all'AIRE, più ci sono fondi per l'ambasciata, non funziona in questo modo. Ho visto che adesso c'è un nuovo regolamento che prevede multe, controlli, non so quanto e come sarà attivo questa nuova regolamentazione, perché la cosa un po' frustrante per noi iscritti all'AIRE è vedere che moltissimi sono iscritti e quindi comunque c'è una richiesta di persone comunque tantissime che non riusciamo appunto a quantificare, a fare massa rispetto alla realtà della popolazione qua in Italia, italiana in Irlanda. Ma allora, sicuramente il fatto di non c'è un correlamento diretto tra il numero di iscritti e i fondi, ma è evidente che nel momento in cui io inteso come diciamo rappresentante istituzionale, rappresento al Ministero dei numeri che stanno crescendo in maniera diciamo enorme, è evidente che il Ministero risponde nella percezione attrezzando gradualmente, maggiormente, meglio l'ambasciata. Quindi sì, è evidente, c'è una correlazione. Se passiamo da 3.000 a 30.000 connazionali registrati nel giro degli ultimi 15 anni, a un certo punto basta impegnarsi a valorizzare questo dato, che non è un caso che adesso ci arrivano più risorse umane, ci arrivano più risorse finanziarie per fare un nuovo consolato, che sarà un progetto importante, che supererà i 2,5 milioni di euro, quindi stiamo parlando di soldi. Però parentesi, quando riusciremo a vederlo? Quando posso dire indicativamente, tutta serenità che non dipende più da me, nel senso che noi siamo pronti, siamo letteralmente pronti, e abbiamo già mandato la bozza, è una gara europea per costruirlo, perché è una cifra importante, quindi la legge prevede una gara europea. La gara è già stata predisposta, è stata inviata alla Farnesina, la Farnesina l'ha già vidimata in qualche modo, e quindi adesso si lancerà il bando per la gara prevede 2 passaggi, perché così bisogna seguire le norme. Il passaggio è un primo passaggio, la progettazione finale. Noi abbiamo un progetto di massima che è stato autorizzato, e sulla base di quel progetto ci sono delle ditte che faranno delle offerte. Per che cosa? Per fare il progetto esecutivo, il progetto finale e la direzione dei lavori. Questo, in tutta onestà, richiederà dei mesi di tempo, perché sono pratiche di legge europea, non che dipendono dall'ambasciata. Una volta che ci sarà il progetto esecutivo con la direzione dei lavori affidata, a quel punto si deve fare un'altra gara. Per che cosa? Per l'azienda, per la società che deve costruirlo, no? Perché deve farlo. Quindi i tempi, volendo fare una previsione, sono tempi che vanno nella migliore delle ipotesi da qui a 1 anno, nella peggiore da qui a 2 anni. Ok, comunque perché mi viene in mente sono stato sentire di Cagliari, tutti gli stadi italiani che hanno dei tempi lunghissimi, perché comunque vari passaggi burocratici tra vari enti locali, enti pubblici, regioni. I primi tempi sono certi, quelli della prima gara. I secondi tempi sono tempi dettati, questo è un paese in cui le gru non mancano, quindi bisogna capire quante aziende hanno voglia di mettersi in gioco per un montare di appunto 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro, quando ci sono dei palazzi che costruiscono che valgono centinaia di milioni di euro, no? Sì. Quindi diciamo vedo una possibile, a parte la burocrazia che questa volta però non è italiana, è europea, cioè ci sono regole che dobbiamo seguire europee,
Quello che posso vedere è forse qualche ritardo, perché non è una commessa appetibilissima, è una Dublino che esplode dei gru. Cioè è una commessina, no? Per noi è gigante. Un briciole per alcuni grossi gruppi. Per noi è gigante, però è una commessina, stiamo parlando veramente di pochi soldi per questi grandi gruppi, no? E quindi non vorrei che questo potesse... Però sono fiducioso, cioè, l'importante è partire, se non partiamo non arriviamo. Questa è un'ottima notizia, quindi per la data del nostro programma. Stiamo per concludere un po' i tempi. Allora, qua siamo quasi 2 anni di permanenza qua a Dublino, mancano ancora 3 anni. 2 anni. 2 anni. 4 anni. Sono 4 anni in totale, sono 2 anni ancora. Quali sono i programmi? Cioè, si punterà più su cultura o più su commercio, impresa? Cioè, come ambasciatore, a parte la parte consolare, quella chiaramente è la ciccia quello che è più importante, con un numero di persone un po' coinvolte. Dal punto di vista degli eventi, attività, priorità è più cultura o più impresa, oppure coniugarle per valorizzarle entrambe? Io direi sicuramente coniugarle, come abbiamo fatto finora, e cercando di crescere in termini di... cercando di crescere. Mi riferisco per esempio alla ciclopedalata. La ciclopedalata ci siamo dovuti fermare a un certo punto con le iscrizioni, perché oltre 1200 non avevamo più budget, non potevamo più servire le persone che arrivavano a Lucan House. Nonostante Lucan House l'anno prossimo non sarà più dello Stato italiano, rimarrà comunque sempre Parco Italia, come ho appena detto. E potrà essere fruibile. Esattamente, quindi l'idea, e abbiamo già chiesto i finanziamenti per partire, l'idea è che l'anno prossimo si faccia una ciclopedalata, invece che per 1200 persone, per 5000, 10.000 persone, quelli che vorranno. E questa è una cosa che ha il duplice obiettivo di fare una cosa di natura, diciamo, se vogliamo, culturale, sportiva e così via, ma anche collegato alla famosa industria della bicicletta italiana. Spero che non piova, perché quest'anno è stato un po' di più. Io mi ero iscritto, lo confesso, poi la mattina ho visto che c'era un po' di pioggerellina e mi sono detto, che faccio? Vado o non vado? Ho preso il duvet. Mi dispiace, lo confesso. Perché tu sei sardo. Perché sì, infatti, irlandesi, figuriamoci. Infatti dobbiamo partire dal presupposto che con 1200 iscritti abbiamo avuto un successo nonostante la pioggia, quindi immaginiamoci, immaginiamo il giorno che non c'è la pioggia. Quindi che capita, che qua qualche volta c'è il sole pure qua. Assolutamente. Sì, l'idea è questa qua, l'idea è cercare di costruire su questo. Esempio, il Design Day l'anno scorso è stato un giorno a Dublino, quest'anno facciamo una settimana in tutta l'Irlanda. La stessa cosa si può pensare per la settimana della cucina italiana l'anno prossimo, quindi cercare di promuovere, invece che magari portare crack una volta solo su Dublino, fare su tutta l'Irlanda una happy hour italiana che dura 2 settimane. Okay? Quindi cerchiamo di fare degli aperitivi selezionando dei locali in tutte le cittadine, insomma in tutti e diffonderci. Il Design Day della prossima settimana verrà brandizzata, le vetrine dei negozi che vendono mobili italiani ci sarà il logo del Design Day italiano. Ecco, cercare quindi di fare... Fra l'altro verranno estratti a sorte tra gli operatori dei viaggi per il Salone del Mobile di Milano, insomma si cercherà di, questo un pochino credo la strada, aiutare anche la Camera di Commercio che sta crescendo in termini di iscritti e che comunque è un partner importante di queste iniziative, perché poi parlo dell'ambasciata, in realtà l'ambasciata coordina il sistema, ma sono tutte iniziative fatte con l'Istituto di Cultura, con la Camera di Commercio, l'ICE, con l'Enit che abbiamo ricoinvolto ormai. Ma i Cenit non hanno più sede a Dublino, hanno sede a Londra, però sono attive anche qua. Assolutamente sì. Noi abbiamo una serie di uffici che sono addetti a Dublino, che sono residenti a Londra, ma che vengono regolarmente. L'ICE, dopo il mio arrivo, ha aperto un'antenna. Abbiamo fisicamente una persona in ambasciata dell'ICE. E l'Enit lo abbiamo coinvolto in un'iniziativa, compreso il Design Day, che non ha mai fatto. In realtà ho voluto anche l'Enit e parteciperà con quello che potrà, perché non avendo un budget per il Design Day, però estraendo dei viaggi per Milano per degli operatori ci aiuterà ad allestire dal punto di vista promozionale le giornate anche con delle pannellature, con dei poster che possono essere attrattivi per chi partecipa. E quindi no, sicuramente è un'operazione di sistema in cui tutti gli attori mettono del loro, sia in termini di budget che soprattutto in termini di risorse, di pensiero e di sforzo. Sì, piccoli ma non troppo qua. L'altra volta avevamo parlato un po' come l'impressione su Dublino, Irlanda, sono appena arrivato, adesso vorrò un po' viaggiare, vederlo. C'è stato il tempo per viaggiare un po', vedere un po' l'Irlanda, a parte Dublino, a parte la Lucan, Dublino, il traffico. C'è stato non solo, c'è stato il tempo, ma sono andato ormai già 2 volte nei posti, nel senso che... Qual è il posto che è rimasto più impresso dell'Irlanda, qualche viaggio? Volendo citarne uno senza far torto agli altri, ne cito 2, le Aran Islands e il Connemara, che mi ha colpito da morire.
La Connemara io lo adoro perché è un po' diverso rispetto all'Irlanda, e poi c'è lunare. Sì, è lunare, c'è anche un suono particolare. Sì. Se uno si ferma con la macchina nel mezzo del nulla e ascolta, Sì. c'è un silenzio che è diverso dal silenzio che c'è Sì. a Dublino. Però devo dire, l'isola è tutta bella. Sì, Abbiamo girato a nord, abbiamo girato a sud, a ovest, a est. Sono uomo di mare, quindi l'Atlantico mi affascina molto. Ci torno volentieri. Non manca un po' la Sardegna. Ma è per definizione, perché a te non manca. Cioè, ma la Sardegna, la Sardegna è l'anima, la Sardegna ce l'abbiamo addosso, in Sardegna ci torniamo regolarmente. Ma c'è un legame forte con l'Irlanda comunque. Insomma, io quando si va per l'Irlanda, chiaramente il clima è un po' diverso, però le pecorine, il verde, le piccole città, la poca antropizzazione del territorio, c'è le persone sono molto un legame molto forte. Assolutamente sì, non solo. Aggiungo 2 settimane fa, proprio alla luce dei weekend in giro per l'Irlanda, siamo andati a Newgrange a visitare il sito di Newgrange. Sono un rag. E la guida parlava della Sardegna, non di Newgrange. Ha detto: qui abbiamo questo, l'unico posto in Europa dove ci sono queste cose, in scala anche maggiore in termini numerici, non di dimensione, è la Sardegna. Ha iniziato a parlare della Sardegna, per dire c'è anche questa cultura della pietra, se vogliamo, che è molto, come dire, sentita, no? Sei presente delle piramidi. Adesso non so se ha parlato del mito delle Sardana. Noi abbiamo avuto una rubrica qua per 1 anno e mezzo di un collaboratore che parlava dei sardi che colonizzavano tutto, che era un po' fantarcheologia, però insomma, è bello pensare che l'Irlanda è stata colonizzata dai sardi, così come l'Egitto, come mezzo mondo, l'Atlantide. Allora, abbiamo finito un po' il tempo. Io ringrazio molto l'ambasciatore Ruggero Corria, è venuto a trovarci. Questa nuova dimensione un po' video anche di 11ª stagione da Dublino era fondamentale avere l'ambasciatore per iniziare questo nuovo formato, vedere un po' come andrà, vedendo le nostre facce oltre che le nostre voci. Se non abbiamo annoiato troppo un'oretta, ma è stato molto interessante fare questa chiacchierata, e in bocca al lupo per i prossimi 2 anni. Speriamo di rivederci prima che finisca il mandato. È un impegno, un piacere. Noi staremo qua a promuovere comunque l'attività dell'ambasciata, del consolato, dell'Istituto di Cultura. È sempre un piacere dare informazioni e creare un po' di connessioni networking. Alla prossima, allora. Io ringrazio te, Maurizio, e ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. Alla prossima. Noi ci sentiamo alla prossima puntata e iscrivetevi.